Mi pensa e non mi vede. Forse per quelle paure violente che gli tarlano il cervello. Mi pensa e non mi vede. Come se fossi un fantasma della sua mente. L'altra sera abbiamo cenato insieme e mentre chiacchieravamo mi sono accorta che qualcosa lo inquietava. Mi rispondeva distrattamente, a volte non mi rispondeva affatto, come se fosse turbato dai suoi pensieri. Gli raccontavo dell'appuntamento che avevo avuto nel pomeriggio con una mia paziente, una vittima di stupro, che stava attraversando un momento delicatissimo. L'indomani mattina si sarebbe tenuto il processo, nel quale questa donna si sarebbe confrontata con gli imputati, accusati di averla stuprata 3 anni prima. Nella terapia che abbiamo fatto insieme, il processo rappresentava un punto cruciale, in un percorso lungo e travagliato. A tavola l'ho cercato con lo sguardo e ho cercato di capire i motivi di quell'inquietudine. Ma lui ha mugugnato che non c'era niente. Quando ci siamo coricati a letto, mi ha stretto a sé. Ho sentito il suo fiato sul collo e i peli delle sue braccia pungermi i seni attraverso la canotta. Volevo solo che mi parlasse, che mi dicesse qualcosa. L'ho chiamato, ma lui già stava dormendo. Quella notte mi ha poi raccontato, il giorno seguente, di non essere più riuscito a prender sonno, dopo essersi svegliato per un sogno angosciante che aveva fatto, un incubo in cui vagava solo e smarrito per le strade buie e vuote della città. La mia voce, rotta dal pianto, lo chiamava senza sosta e nel sogno sapeva con certezza che c'era qualcuno che mi stava facendo del male. Ma lui non riusciva a trovarmi e il suo nome continuava ad echeggiare, invano, per le strade buie e vuote. E così gli ho chiesto di parlarmi di quell'incubo e del perché lo angosciasse così tanto. Lui è stato zitto una manciata di secondi. Ha abbassato la testa e mi ha chiesto di non parlargli più di quelle donne stuprate, di quelle storie violente che non capisce, che lo disorientano e che lo fanno sentire impotente. Lo terrorizza il pensiero che qualcuno mi metta le mani addosso. Mi è venuto un groppo alla gola. Perché? Lui mi ha abbracciata e ha continuato a ripetere che non voleva pensare che qualcuno potesse farmi del male. Non sapevo più cosa rispondergli. Ha preso la mia mano e l'ha portata alle sue labbra per baciarla. Ho urlato dentro di me.
Come può amarmi se non mi vede? Come può amarmi se non mi vuole vedere nel mio lavoro e nelle mie battaglie quotidiane? Il giorno in cui ci siamo conosciuti, ringhiava nella primissima fila di un corteo studentesco. Era molto ingenuo, ma aveva buon cuore. Io, che all'epoca ero ancora un'aspirante fotografa, prima di iscrivermi a psicologia, ho immortalato la forza d'animo dipinta sul suo volto, mentre lottava per le sue idee. Oggi quella foto è appesa sul frigo della nostra cucina, mezza nascosta dalle bollette da pagare. E quando guardo questa foto, ormai troppo sbiadita, mi rendo conto che il giorno in cui ci siamo conosciuti erano tanti anni fa, troppi. Dov'è finito il suo coraggio? Quella forza di guardare le cose del mondo che ci fanno soffrire noi e gli altri e che ci spinge a lottare per cambiarle. Mi pensa e non mi vede, proprio per quelle paure violente che gli tarlano il cervello. Mi pensa e non mi vede. Sono un fantasma della sua mente. Se lei non si